Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa simpaticissima click clack. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in una click clack. Io ho trovato questo modello molto simpatico che misura 18 cm x 20, dopodiché ho abbinato uno scampolo di stoffa, vedremo poi come andare a ritagliarlo. Lavoro il progetto con un uncinetto numero 3,5 e mi avvarrò dell'utilizzo di 3 tipologie di cordino Swan Black. Ho scelto il verde, il testa di moro ed il bordeaux. Serviranno poi dei marcapunti, forbici, ago da lana ed ago e filo. Se avete del filo trasparente in nylon, ancora meglio. Possiamo ora passare al tutorial. Partiamo con la realizzazione del fondo. Non ho previsto alcun tipo di rinforzo per questa click clack, pertanto realizzerò un fondo interamente ad uncinetto. Cappietto iniziale, realizzo intanto una catenella che sia lunga quanto la mia click clack. Vedete che tutta la parte interna della mia click clack è stata avvolta dalla catenella, mi posso fermare. Ne aggiungo soltanto una per alzarmi con il lavoro, rientro nella seconda dall'uncinetto e realizzo una maglia bassa. In realtà realizzo una riga di ritorno interamente a maglia bassa. Arrivata alla fine della mia prima riga, mi alzo con una catenella, volto il lavoro e proseguo a righe di andata e di ritorno a maglia bassa fino a raggiungere l'altezza della mia click clack aperta, sempre ragionando nelle dimensioni interne. Ho raggiunto la dimensione della mia click clack aperta, inutile darvi né misure né quantitativo di punti perché poi quello dipenderà dalla grandezza della vostra click clack, dalla vostra mano, dal filato e dall'uncinetto, come già sapete. Quindi una volta strutturato questo fondo non facciamo altro che realizzare un giro perimetrale di maglia bassa in costa retro. Per farlo io ora realizzo una catenella e poi comincio il mio giro interpretando un pochettino i punti che ho sul laterale, perché se è vero che ho 2 costine nei punti appena lavorati, ci sono ovviamente dei punti un po' particolari per quello che riguarda i lati corti del nostro fondo. In questo caso mi ricorderò di andare a prendere una sola asolina, iniziando a contare i punti affinché al termine del giro risultino pari, e punto su punto, senza andare a stringere troppo il lavoro, andrò a strutturare il mio giro perimetrale in maglia bassa in costa retro. In concomitanza degli angoli lavoro 2 maglie basse in costa retro. Eccomi qui all'angolo e realizzo 2 maglie basse nello stesso punto in modo da aumentare. Adesso mi trovo nella parte inferiore, quindi vado a prendere una costina della mia catenella iniziale e continuo il mio lavoro, maglie basse in costa retro. Ricordatevi di aumentare agli angoli e ci vediamo a fine giro. Eccoci agli ultimi punti di maglia bassa in costa retro. Concludiamo con l'aumento, quindi con 2 maglie basse in costa retro, e ci agganciamo al primo punto del giro con una maglia bassissima. Da questo momento in poi inizieremo a far salire il nostro lavoro. Per farlo possiamo utilizzare le 2 catenelle per alzarci, oppure rientriamo nello stesso punto dal quale fuoriesce il filo con una maglia bassa e poi, entrando di nuovo con l'uncinetto nell'asolina più distante dallo stesso,
ripeschiamo il filo e realizziamo un'ulteriore maglia bassa sopra la precedente. In questo modo ci siamo alzati comunque. Io utilizzerò questa tecnica, qualora voi doveste trovarvi comodi con le classiche 2 catenelle, potrete senz'altro continuare ogni inizio giro con le 2 catenelle. Da questo momento in poi, come ripeto, dobbiamo alzare il nostro corpo borsa, quindi inizieremo la lavorazione punto su punto con una mezza maglia alta in ogni maglia disponibile. Giunti all'angolo, vedete che ho qui il mio aumento, vado semplicemente a replicare quello che ho fatto finora, ovvero lavoro le maglie così come si presentano, una maglia alta sopra ad ogni punto che mi trovo disponibile. Quindi gli aumenti non esistono più. Andremo a lavorare in questo modo 6 giri, compreso il primo. Avremo di conseguenza 6 giri di mezze maglie alte lavorate punto su punto. A questo punto realizzeremo delle mezze maglie alte un po' particolari. La prima e tutte le dispari saranno classiche, quindi come abbiamo sempre lavorato. Invece le pari, in questo caso la seconda, andranno lavorate nel punto al di sotto, ovvero non andremo a inserire l'uncinetto qua, ma lo andremo a inserire proprio nel punto sottostante, ovvero qui. Allunghiamo un pochino il punto per non tirare e chiudiamo con una mezza maglia bassissima. Siamo al punto dispari, quindi mezza maglia alta classica, filo sull'uncinetto, punto pari, andiamo al di sotto della nostra maglia. Dispari, mezza maglia alta consueta, pari, andiamo al punto sottostante. In questo modo tutto il primo giro lo andremo a strutturare proprio così. Arrivati alla fine del giro, maglia bassissima nel primo punto, e da questo momento realizziamo 4 giri di mezza maglia alta classici. Io utilizzo sempre la mia tecnica della doppia maglia bassa sostanzialmente. Potete ovviamente alzarvi con le classiche 2 catenelle e vado a continuare il mio giro. Ne realizzo un totale di 4 mezze maglie alte punto su punto. Arrivo al quinto giro, chiudo e cambio colore, quindi mi inserisco nel punto, prendo il filo e prima di concludere la mia maglia bassissima incorporo il mio terzo colore. Ed eccoci. Ora, come ho fatto precedentemente, entro nel primo punto utile, realizzo la mia prima maglia bassa e prendendo la solina più distante dall'uncinetto realizzo la mia seconda maglia bassa. Ho di fatto cambiato colore e quindi posso andare a replicare esattamente questa riga. Quindi la mia prima mezza maglia alta è stata sostituita dalle 2 maglie basse. Ora filo sull'uncinetto, entro nel punto sottostante, allungo un pochino la mia maglia e la chiudo. Punto successivo, filo sull'uncinetto, lavoro la mezza maglia classica, filo sull'uncinetto, punto successivo, vado al di sotto della maglia del giro sottostante. Di nuovo maglia classica, mezza maglia alta classica, filo sull'uncinetto, entro nel punto più in basso e proseguo per tutto il giro. Una volta terminato questo giro, ho realizzato 4 giri completi per il verde, quindi di mezze maglie alte complete e classiche. In questo caso ne realizzerò 3, quindi concludo questo giro con questa lavorazione e poi ne sovrappongo 3 lavorando mezze maglie alte nei punti come si presentano.
Come di certo non è più un mistero, mi sono portata avanti. Infatti, dopo aver realizzato i 3 giri di mezza maglia alta così come si presenta, ho ripreso il marrone ed ho effettuato un primo giro, come ho già spiegato, prendendo una mezza maglia alta classica e realizzando invece la seconda e tutte le pari prendendo il punto sotto. Quindi ho soltanto replicato quello che ho fatto per tutto il motivo della borsa. In questo caso, sempre andando a scalare, toccavano soltanto 2 giri di mezza maglia alta più naturalmente quello di aggancio. Ed ecco la trama come si presenta. A questo punto ho chiuso con una maglia bassissima e ho tagliato il filo. Veniamo ora al taglio della stoffa per la fodera. Per individuare la misura del rettangolo che dobbiamo andare a ritagliare è sufficiente misurare il perimetro del nostro fondo, nel mio caso 19x2 più 18x2, ed aggiungere un centimetro e mezzo. Nel mio caso la misura è di 74 centimetri. 74 cm sarà la lunghezza complessiva del mio rettangolo. Per individuare invece l'altezza basterà misurare l'altezza della mia borsa più l'altezza del fondo, nel mio caso 19 più 19 che fa 38, aggiungo il classico centimetro che mi aiuta con la cucitura e arrivo a un totale di 39. La prima cosa che devo fare ora è andare a cucire sul rovescio della stoffa, quindi la piego in 2, dritto verso di me, la piego in 2 e vado ad effettuare a mano o a macchina una cucitura che chiuda il lembo dal lato lungo e che lo chiuda anche dal lato corto. Devo trovarmi con una sorta di sacchetto, una specie di piccola federa di cuscino. Ho completato le mie 2 cuciture in maniera piuttosto grossolana, non sono molto abile con il cucito, ma ci interessa poco perché poi una volta voltato il lavoro correttamente non si vedrà assolutamente nulla. L'importante è che appunto le estremità vengano cucite insieme. Ora ho in mano un gessettino da sarta perché dobbiamo andare a creare uno spessore per questa nostra fodera. Quindi nella parte inferiore che abbiamo andiamo a pizzicare la stoffa per separare le 2 parti, vedete? Ecco qua, creando una sorta di rettangolo. Eccolo. Dobbiamo arrivare a raggiungere un'ampiezza, vi faccio vedere meglio. Vedete che si inizia a formare questo triangolino? Dobbiamo arrivare tenendo centrale la congiunzione tra i 2 lembi. Dobbiamo arrivare ad un'estremità più ampia del nostro triangolo pari a 19, che è appunto la parte del nostro fondo. Quindi andiamo a ricavare una fodera che aderisca anche al nostro fondo. Piano piano, con pazienza, allarghiamo la lavorazione e quando con il metro vediamo di essere arrivati alla giusta misura andiamo a tracciare una riga. Tracciate le nostre 2 righe, con ago e filo inizieremo la cucitura. Facciamo attenzione alla parte di tessuto che andiamo a prendere, quindi isoliamo questo triangolino e iniziamo a cucire proprio lungo questa linea, in modo da fissare anche la parte del fondo. Ovviamente replicheremo dall'altra parte. Terminate le mie cuciture, vado ad eliminare la stoffa in eccesso per non avere troppo ingombro una volta inserita la mia fodera. Lascio sempre il mio centimetro di margine e vado a togliere appunto gli angolini. La nostra fodera è pronta
guardate all'interno come in realtà poi è rifinita. Non serve avere enormi abilità di sarta, come potete vedere. A questo punto vado a calzare nella mia borsa la fodera ottenuta. Faccio aderire il fondo, cerco di centrare la cucitura rispetto al fondo stesso, per bene, faccio in modo che non tiri troppo tutta la mia fodera e inizio ad applicarla con l'aiuto di pinze, facendo un risvoltino di 1 centimetro, lo stesso che ho lasciato in più nei miei calcoli, e apponendo la fine appunto della mia fodera alla fine del penultimo giro, quindi lascio un giro di mezza maglia alta scoperto. Mi servirà poi per andare a cucire la mia clic clac. Man mano che giro la mia borsa, vedete, mi mantengo morbida, faccio la mia piegolina di circa 1 centimetro e vado a fissarla con le pinze lungo tutto il perimetro della mia borsa. Sistemata la mia lavorazione, vedete che ho lasciato tutta l'ultima parte, l'ultimo giro sgombro, inizio ad applicare la mia fodera con ago e filo. Se avete già visto qualcuno dei miei tutorial saprete già come fare. Per chi fosse approdata da poco lo mostro di nuovo. Non è importante il colore del filo che sceglierete, perché con questa tecnica assolutamente non si vedrà il filo che utilizzerete per unire la fodera al corpo borsa. Inserisco l'ago passando trasversalmente in una porzione di cordino. A questo punto vado ad inserirmi solamente nella parte della stoffa verso il corpo borsa. Vedete, non faccio passare il filo al di fuori, sempre trasversalmente. Ed ecco che non si vede assolutamente il filo di lavorazione. Questo è il metodo che useremo per andare a cucire tutto il perimetro della nostra borsa. Non servono altre spiegazioni, andate avanti così come vedete che ho fatto io, passando per il cordino e per la parte interna della stoffa sempre trasversalmente, quindi attraversate la stoffa senza bucare. La fodera è stata apposta, come promesso non si vede assolutamente nessun tipo di cucitura. Adesso siamo arrivati all'ultimo step, ovvero la cucitura della clic clac al nostro corpo borsa. Per poterla cucire inizialmente ho pensato di munirmi di filo di nylon, poi ho fatto caso che questa tipologia di chiusura clic clac in resina ha dei fori piuttosto ampi e quindi ho pensato di utilizzare lo stesso cordino di lavorazione per andare ad incorporarla. Vi faccio vedere come. Facendo attenzione a far combaciare l'angolo con l'angolo sotto del mio fondo, vado ad inserire la mia borsa, vedete, all'interno della clic clac aperta. A questo punto vedete che ho lasciato l'ultimo giro libero, perché sarà proprio questo quello che andrò a cucire in questi fori. Prendo il mio ago da lana, ho tagliato uno scampolo di cordino, entro dall'interno col mio ago sia nella lavorazione che nel primo foro, faccio passare lascio una piccola codina che poi andremo a annodare una volta terminato il lavoro, e adesso mi inserisco nel foro successivo, passando ovviamente attraverso la lavorazione anche questa volta. Quindi vado di fatto ad unire la lavorazione alla chiusura. In questo modo possiamo già iniziare a fermarci il lavoro con un nodino e proseguiamo per tutto il perimetro della nostra chiusura. Una volta terminata la cucitura delle estremità, vedete, ho semplicemente fatto un nodino ed ho cauterizzato il filo. Guardate che carina questa pasticcino, guardate come si presenta. Andiamo ad aprirla ed eccola qua
in tutta la sua capienza. Vedete, naturalmente in questo momento è vuota, sarà a voi poi andare a riempirla senza appesantire, mi raccomando, perché questa non è una borsa rinforzata, per quanto io abbia realizzato il tutto a mezza maglia alta proprio per dare un minimo di struttura, comunque non è una borsa adatta a contenere cose di peso eccessivo. Per l'indispensabile di ogni giorno senz'altro sarà perfetta. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Se vi va di offrirmi un caffè vi invito a cliccare qui sotto dove trovate il cuoricino con scritto grazie per mettere in evidenza un vostro commento. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento lunedì prossimo con un nuovo tutorial.